È il 2024 e un gruppo J-pop sta avendo tantissimo successo. Album, concerti, tantissimi fan sia giapponesi che non. Ma poi un giorno il loro leader viene arrestato per aver pugnalato la sua ragazza. Il carnefice si chiama Yano Asaya, ma è conosciuto come Pusu, fondatore, compositore e chitarrista del gruppo Tuyu. Ma cosa è successo esattamente? E chi sono i Tuyu? Se non ci conosciamo, ciao miao, io sono Esther. Se ti piace questo tipo di video non dimenticare di iscriverti al canale e considera l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! Tuyu è un gruppo pop giapponese composto da Rei, la voce principale, Miro, il tastierista, e Pusu. Il nome vero di Pusu è Yano Asaya ed è nato il 23 maggio 1994. Scopre la passione per la chitarra durante il primo anno del liceo, esercitandosi 20 ore al giorno. In seguito abbandona la scuola e inizia a vivere da solo, trasferendosi ad Osaka a soli 16 anni. Inizia la sua carriera come produttore di Vocaloid nel 2012. Il suo progetto più famoso e rappresentativo è Heisei Project e forma il duo chiamato Miya Pusu insieme al suo collega Utaite Miyakawa-kun. Nel 2019 pubblica la sua ultima canzone dell'Heisei Project e dichiara di ritirarsi come Utaite. Questo perché aveva altri progetti, quello di fondare i Tuyu. Essendo Tuyu un gruppo faceless, fanno affidamento a degli artisti per l'aspetto visivo. Inizialmente ad Omutatsu, che lavora alle loro illustrazioni fino a marzo 2022, per poi passare all'illustrazione Futaba Haru. Per i video e le animazioni invece ci pensa Ziun, che ha già lavorato con Pusu su altri progetti. Per il nome del gruppo inizialmente Pusu pensa a Zips, come il suo vecchio nickname, ma alla fine lo cambia in Tuyu perché il gruppo si forma ufficialmente a giugno, la stagione delle piogge in Giappone, nota anche come Tsuyu. Secondo lui, dato che la pioggia è spesso collegata alle lacrime e alla tristezza, dà il tono perfetto al loro concept. Così il 12 giugno 2019 i Tuyu caricano su YouTube la loro prima canzone, Yappari Ame wa Furunda ne. Il titolo è traducibile come "tutto sommato sta piovendo". La loro musica potrebbe sembrare allegra all'inizio, grazie alle sue melodie orecchiabili e la bella voce di Rei, ma ciò che li distingue è in realtà la capacità di Pusu di combinare la musica con testi crudi che descrivono le lotte interiori delle persone, in tutti gli aspetti della loro vita. Più tardi capirete meglio a cosa mi riferisco. La loro prima canzone comunque attira subito molta attenzione, raggiungendo 500.000 visualizzazioni nel giro di un mese. Così, nei mesi successivi, i Tuyu caricano altre due canzoni, Kaze Kaoru Sora no Shimo e Asagao no Chirukoro ni. Entrambe ricevono un successo abbastanza simile, ma il vero successo arriva il 16 ottobre, con la pubblicazione di quella che diventerà la loro canzone più iconica, Kurabera Rekko o Compare Child. Questo brano affronta una delle radici più profonde dei pensieri negativi, il confronto. Che provenga da genitori, colleghi, amici o persino da noi stessi, il confronto è parte intrinseca della natura umana. E in quest'era dei social media siamo esposti a una quantità di informazioni senza precedenti, spesso filtrate e rese artificialmente perfette, creando un'immagine irrealistica della realtà. Ci si paragona su qualsiasi aspetto della nostra vita: voti, lavoro, numero di amici, follower, aspetto fisico. Questo porta facilmente allo sviluppo di complessi di inferiorità che possono sfociare in ansia e depressione. Con Compare Child i Tuyu riescono a catturare perfettamente queste emozioni, confezionandole in una canzone orecchiabile ma mai banale, toccando anche tematiche delicate come l'autolesionismo. L'ultima parte del brano, in cui Rei canta 2 ritornelli consecutivi, riesce a travolgere l'ascoltatore in un'ondata di emozioni, rispecchiando il turbine interiore della protagonista e la spirale dell'ansia. La canzone però si chiude su una nota positiva, con un messaggio di accettazione e speranza. Nonostante il tema doloroso, Pusu racconta che Compare Child è stata per lui una delle canzoni più facili da scrivere, perché è basata sulla sua esperienza personale. Molte canzoni dei Tuyu, infatti, affrontano tanti temi oscuri, proprio perché Pusu ha vissuto una lunga battaglia contro la malattia mentale e si è sentito un emarginato fino da quando ha mollato il liceo.
il che secondo me aiuta molto il gruppo nella loro crescita, dato che anche se negativi sono pensieri che in molti riescono ad identificarsi. Compare Child così diventa rapidamente il simbolo dell'identità musicale dei Tuyu, raggiungendo oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il successo del brano dà una spinta enorme alla popolarità del gruppo, sia in Giappone che a livello internazionale. Tutte le loro canzoni superano il 1.000.000 di visualizzazioni e grazie alla strategia di Pusu, che aveva pianificato di pubblicare almeno un singolo al mese fin dal debutto, i Tuyu non hanno mai perso slancio, arrivando al 19 febbraio del 2020, giorno in cui annunciano il loro primo album, Yappari Ameva Furundane. L'album è completamente autoprodotto, dato che la band non ha ancora firmato con nessuna etichetta, e nonostante fosse disponibile esclusivamente da Tower Records e Animate, riesce a raggiungere la posizione numero 8 nella classifica di Oricon, un risultato davvero notevole. Poco prima dell'uscita dell'album, Pusu riceve un messaggio privato da En Buna, produttore di Yorushika, che si congratula con lui per il successo. Per Pusu quel messaggio rappresenta un momento particolarmente significativo. Lui e En Buna iniziano il loro percorso come produttori di Vocaloid quasi in contemporanea, nel 2012, ma quando En Buna fonda Yorushika nel 2017 raggiunge subito il successo. Per Pusu vedere questo suo amico rivale volare così in alto aveva generato in lui sentimenti contrastanti, ammirazione, ma anche amarezza e senso di smarrimento. Quel confronto doloroso però è anche la scintilla che lo ha spinto a trasformare la frustrazione in determinazione, trovando nei Tuyu il suo nuovo ambizioso progetto. Ricevere le congratulazioni da En Buna è stato quindi un vero e proprio punto di svolta. Negli anni successivi i Tuyu continuano a pubblicare nuovi singoli, a rilasciare album, a partecipare a eventi musicali e a tenere concerti sempre più importanti. In questo percorso di crescita firmano anche un contratto con l'etichetta Pony Canyon, che li aiuta a espandere ancora di più la loro popolarità. Alla fine del 2022 i Tuyu raggiungono vari traguardi significativi, conquistano il 1.000.000 di iscritti su YouTube, completano il loro primo tour in ottobre, vengono invitate a esibirsi al prestigioso Countdown Japan insieme a decine di artisti affermati e cantano un ending per la seconda stagione di Tokyo Revengers, Kitsutsukedo Aishiteru. Pusu ammette che fare una canzone per un anime era uno dei motivi principali per cui aveva deciso di firmare con una grande etichetta. Tuttavia, confessa anche che una volta siglato l'accordo con Pony Canyon vuole evitare ulteriori collaborazioni commerciali, poiché teme che possano compromettere la sua libertà creativa. Questa cosa si era già capita tra i fan, ma ormai è chiaro. Pusu ha una vera e propria ossessione per il controllo completo del processo creativo. Il 2023 sembra essere destinato a essere il loro anno migliore. I Tuyu pubblicano il loro primo album sotto una major, tengono numerosi concerti e partecipano ad alcuni tra i più importanti festival musicali del Giappone. Tuttavia, il 12 novembre arriva un annuncio sull'account ufficiale dei Tuyu. Il gruppo si scioglierà al termine del tour appena annunciato, previsto per concludersi all'inizio del 2024. La notizia sconvolge l'intera fanbase. In quel momento tutti vedevano i Tuyu sulla buonissima strada per diventare una delle realtà più speciali della scena, con tanto di seguito internazionale che molti artisti giapponesi si possono solo sognare. Ma allora perché mollare tutto? Perché adesso? Beh, poco dopo l'annuncio, Pusu inizia a pubblicare una serie di tweet sul suo profilo, dove dice questo: "Sono Pusu, il fondatore di Tuyu. Per molti sarà una sorpresa, ma ho riscritto il mio contratto con Pony Canyon, a cui appartenevo come Tuyu. Il motivo è che faccio schifo, è perché ho iniziato a ricevere grandi somme di denaro in modo semi-permanente senza lavorare. Ho comprato quello che volevo, quando volevo, mi sono divertito quanto volevo e sono stato dominato da desideri impuri. Ho messo in secondo piano la scrittura delle canzoni, i miei compagni di band e gli ascoltatori che mi sostenevano e mi sono limitato a guidare un'auto di lusso, a comprare ogni giorno articoli di marca, a pensare a divertirmi con le donne e contare i soldi in continuazione. Sono la feccia completa.
Non sono degno di essere chiamato creator, quindi per favore lasciami ucciderti. Non cerco parole dolci. Dite quello che volete su di me e basta, perché è tutto vero. Ho cercato di fare il duro, ma sinceramente tutte le parole che ascolto mi colpiscono duramente. Mi dispiace, ma non posso essere come gli altri artisti. Se dichiaro al mondo che sono spazzatura e il mio cuore resta morto, mi ritirerò dalle mie attività. Ho ricevuto tanti pareri, ma ora voglio pensare solo a me stesso, non ai fan o ai membri del gruppo, quindi ritwitterò quello che voglio sull'account ufficiale dei Tuyu e farò quello che mi pare. Tra poco sarà tutto finito, Tuyu compresi. Queste sembrano le parole di qualcuno che ha appena avuto un breakdown, non so voi. Pusu vedeva arrivare i soldi indipendentemente dal suo impegno, immagino per le royalties, ma siccome la forza della musica dei Tuyu risiede proprio nella vulnerabilità e nell'autenticità dei testi di Pusu, è stato per questo che ha deciso di chiudere il progetto, così sembra. E avete notato la cosa più assurda? Questa decisione è stata presa esclusivamente da Pusu, senza consultare Rei e Miro, ed è lui stesso ad ammetterlo. Nonostante la scelta discutibile, però, Pusu resta comunque il leader e il motore dell'intero progetto. Ogni parola e ogni nota porta la sua firma, quindi se lui sente che il tempo dei Tuyi è finito, c'è poco che gli altri possano fare. I tweet comunque continuano perché Pusu fa altre riflessioni, tipo queste. Non è abbastanza. Pensandoci con calma, era molto meglio quando ero nel momento più basso della mia vita. Ero davvero creativo quando vivevo in una casa infestata dagli scarafaggi, con un affitto di 20.000 yen, quando ho preso in prestito 3 milioni di yen dai miei genitori e non li ho restituiti, e potevo mangiare solo il pollo fritto del combini ogni giorno. Ma quando ho avuto i soldi, questo è quello che ho ottenuto. Più sono felice, meno valgo. Devo arrendermi adesso. Vivo nel mondo della musica da più di 10 anni. Dopo molti fallimenti, ho finalmente trovato successo con Tuyu. Se c'è una cosa che sento in modo diverso rispetto a prima, è che non voglio distruggere Tuyu. Eppure, per farlo, devo distruggerlo almeno una volta. Non mi importa se le persone non capiscono. Dite quello che volete. È difficilissimo per me tradurre dal giapponese, ma penso sia normale se non capite bene questi tweet, perché anche i fan erano molto confusi. Come se non bastasse, a complicare la situazione arriva un altro ostacolo. Alla cantante Rei viene diagnosticata una laringite stressogena che la porta persino a tossire sangue, e nonostante riesca a riprendersi in tempo per il tour, molti concerti vengono comunque cancellati per permetterle di riposare adeguatamente. Ad ogni tappa del tour, i Tuyu si avvicinano inesorabilmente alla fine, fino al 4 febbraio 2024, l'ultima data e il loro ultimo concerto come Tuyu. Peccato che alla fine di quest'ultimo concerto, Pusu annuncia che vuole continuare le attività dei Tuyu, pubblicare altre canzoni e fare concerti. È stato avventato, ho fatto ammalare Rei, ho fatto sì che molte persone pensassero che fossi pazzo, ma io sono fatto così, lo sono sempre stato e sempre lo sarò. Tuttavia, siamo arrivati troppo lontano perché io possa abbandonare i Tuyu. Ecco perché i Tuyu non si scioglieranno. Lascio a voi i commenti. Nel 2013 esce quello che sarà l'ultimo MV dei Tuyu, Soredemo Ame wa Furundane. Una canzone sulla pioggia, proprio come la loro prima release. Il 6 maggio i Tuyu annunciano che Miro, il pianista che ha fatto parte dell'unità per oltre 4 anni, lascerà il gruppo il 16 giugno. Per commemorare il suo contributo viene programmata l'uscita di un album speciale il 12 giugno, contenenti versioni al pianoforte dei loro brani più celebri. Tuttavia quel giorno non arriverà mai, perché il 31 maggio 2024 i media giapponesi danno la notizia di uno youtuber arrestato con l'accusa di aver pugnalato la sua ragazza appena adolescente. La persona in questione è Pusu. È stato lui stesso, intorno alle 9:50 del mattino di quel giorno, a chiamare l'ambulanza dal suo appartamento nel quartiere Nakano di Tokyo, raccontando di aver accoltellato al petto la sua ragazza con un coltello da cucina. Ovviamente sono intervenuti anche gli agenti della polizia, arrestandolo sul posto. Il suo obiettivo era ucciderla e togliersi la vita, e per fortuna non c'è riuscito. Inutile dirvi che i fan rimangono sconvolti nell'apprendere che l'uomo dietro le canzoni che tanto amano è ora un presunto criminale, ed è sconcertante anche il fatto che, nonostante avesse 30 anni, frequentasse una ragazza adolescente. Non ho ben capito l'età esatta, non credo sia stato effettivamente comunicato, ma alcuni dicono che fosse addirittura tredicenne. Proprio lui che ha scritto Under Kids, una canzone sulle giovani ragazze che scappano
scappano di casa e hanno frequentazioni poco sane, diciamo così. L'8 giugno 2024 l'account ufficiale di Tuyu pubblica questo annuncio firmato da Rei, Miro, Aziun e il manager dei Tuyu. Grazie mille per il vostro continuo supporto a Tuyu. Ci scusiamo sinceramente per ogni inconveniente e preoccupazione che questo vi abbia causato. Preghiamo per la pronta guarigione della vittima. Per quanto riguarda i CD già pubblicati, la distribuzione digitale di musica, i video musicali di YouTube e il fan club, vi preghiamo di pazientare poiché siamo attualmente in trattative con le parti interessate. D'ora in poi i membri Rei e Miro, così come lo staff di supporto Aziun e il manager, non saranno più attivi come parte di Tuyu. Non avremo nulla a che fare nemmeno con Pusu. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutte le persone coinvolte e a tutti i fan che ci hanno sostenuto fino ad ora. Grazie mille per il vostro supporto. Vengono così cancellati tutti i progetti futuri, compresi l'album di Miro e i concerti, e per proteggere l'immagine dell'etichetta, Pony Canyon rimuove dalle piattaforme digitali tutte le canzoni dei Tuyu di cui detiene i diritti, incluso il loro terzo album. I mesi passano e improvvisamente ad ottobre Pusu riappare, dichiara di essere stato rilasciato ad agosto, non è stato perseguito per tentato omicidio dopo che la vittima ha scelto di non sporgere denuncia. Ha trascorso però 2 mesi in una struttura psichiatrica, dove una valutazione clinica avrebbe confermato che le sue azioni erano frutto di una grave malattia mentale che gli provocava paranoia ed estreme allucinazioni uditive. Ma sapete perché Pusu decide di tornare sui social? Per far tornare le sue canzoni. Afferma che l'arte è innocente e che le canzoni nate dal suo dolore meritano di sopravvivere, non di essere rimosse. Tuttavia, questo annuncio genera reazioni contrastanti. Molti, incapaci di perdonarlo, contestano duramente la scelta. Altri fan invece vogliono separare l'arte dall'artista e vorrebbero che le canzoni tornassero. A poche ore dall'inizio del 2025, Pusu pubblica un sondaggio su Twitter, accompagnato da un semplice messaggio. Alcuni chiedono di cancellare le canzoni, altri si oppongono. Facciamola finita una volta per tutte. Vota d'accordo per la cancellazione, contro per conservarle. Rispondono 280.000 persone. L'87,2 vota contro. E così, mentre il sole sorge su un nuovo anno, Pusu annuncia che la musica dei Tuyu resterà disponibile. Ed è stato proprio così. Se cercate su Spotify, ad esempio, sembra che ci siano tutte le canzoni. Alcuni dicono che Pusu sia tornato da Rei, la cantante, e stanno lavorando a un nuovo progetto. Quindi i Tuyu torneranno? Chi lo sa. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate di questa storia. Conoscevate i Tuyu e le loro canzoni? Fatemelo sapere nei commenti. E io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao miao!